Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi sforeremo un pochino dal tema uncinetto e creeremo insieme delle rose di raso. Come vedete, io qui ne ho create due di due diverse misure, quindi vi spiegherò anche come fare misure diverse. Il tutto è nato da un bouquet da sposa pubblicato sulle mie pagine Instagram e Facebook, dove mi sono arrivate tantissime richieste, quindi ho pensato di portarvele qui sul canale. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Lì cercherò sempre con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più, come abbiamo ben visto, posterò anche i miei progetti, quindi i miei lavori fatti su commissione, e come vedete arrivano anche delle richieste. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò questo raso fucsia, infatti la faremo di questo colore, che ha una larghezza di 3,5 cm. Poi questo raso verde per fare il calice, che ha una larghezza di 2 cm. Poi avremo bisogno la colla a caldo, delle forbici, il metro per prendere le misure e poi un bastoncino per fare il gambo delle rose. Quindi vi vorrei far vedere proprio come si monta in un gambo, mentre queste sono, come vedete, per applicazione. Per realizzare il bouquet io ho fatto delle rose di queste dimensioni, quindi le ho composte da 15 petali. Ora vedremo come fare i petali. Mentre questa qui, che è più grandetta, ho inserito 20 petali. Quindi in base a quello che poi i petali che andremo a fare, potete fare una rosa più grande o una rosa più piccolina, quindi un bocciolo di rosa. Ora prendiamo il raso, quindi, e misuriamo 8 centimetri. Quindi prendiamo il metro, prendiamo la misura di 8 centimetri, quindi qui iniziamo a tagliare, quindi tagliamo questo pezzetto. Perfetto. Dopo aver tagliato questo pezzetto con cui realizzeremo il petalo, dobbiamo fare tutti i pezzettini uguali. Quindi, per non farlo sempre direttamente col metro, mettiamo il pezzetto sul nastro e tagliamo della stessa misura. Quindi in questo caso tagliamo 15 pezzetti, tutti così. Dopo aver tagliato i nostri pezzetti di raso, prendiamo l'accendino e lo passiamo molto velocemente nei due lati. Quindi leviamo tutti i fili che si possono formare, come vedete, che si creano col raso stesso. Quindi passiamo tutti i petali facendo proprio, passando l'accendino velocemente. Dopo averli passati, prendiamo il petalo nella parte, questa è la parte lucida, nella parte opposta, quindi al rovescio. Lo pieghiamo così, quindi pieghiamo la prima parte,
mettiamo un goccino di colla a caldo qui proprio fra quello piegato e quello che invece è la base, ripieghiamo così e lo stringiamo. Quindi state attenti a non bruciarvi, magari potete utilizzare delle pinze. Come vedete, nel ripiegamento nel secondo sono andata un pochino oltre la striscia, così. Prendiamo l'altra parte e facciamo la stessa cosa, la pieghiamo a metà, inseriamo un goccino di colla a caldo, prendiamo l'altra estremità e la pieghiamo fino ad arrivare fino a congiungerli e abbiamo creato il nostro primo petalo. Ora ne facciamo un altro insieme. Pieghiamo metà, così, mettiamo un goccino di colla a caldo, ripieghiamo l'altra, così. Fate unire bene le parti. Rifacciamo la stessa cosa dall'altra parte. Non è importante che vengano perfettissimi, l'importante è che si segue però questo procedimento. E abbiamo fatto il secondo petalo. Quindi facciamo per tutti i pezzetti che abbiamo questo procedimento fin quando ci ritroveremo 15 pezzi, quindi 15 petali. Dopo averli fatti tutti, guardate qui, sono 15 petali, ne prendiamo uno e inseriamo la colla a caldo nella parte laterale qui, nel ripiego, un goccino di colla a caldo, prendiamo un altro petalo e lo inseriamo, quindi lo mettiamo per metà, quindi così. Quindi abbiamo inserito questa parte su una parte sull'altra. Continuiamo a fare la stessa operazione. Inseriamo colla a caldo, prendiamo e lo attacchiamo. E così faremo per tutti i petali che abbiamo. Schiacciate per bene, mi raccomando, fate aderire per bene e fate attaccare bene i pezzi e proseguiamo fino a quando li avremo attaccati tutti. Dopo averli attaccati tutti, guardate qua, vi ritroverete questa lavorazione, questo tipo di lavoro. Sono tutti attaccati, questa è una parte e questa è l'altra. Quindi possiamo prendere il fil di ferro, giriamo, quindi nella parte liscia della lavorazione, e qui appoggiamo il fil di ferro. Ora con la colla a caldo, quindi appoggiatelo all'incirca a metà, non più in sopra di metà, con la colla a caldo inseriamo la colla a caldo direttamente nel fil di ferro, forse mi viene anche meglio, voi lo potete fare tranquillamente appoggiandolo così e fate girare un pochino il primo petalo su se stesso, così. Ora, man mano che andiamo avanti, mettiamo un goccino di colla a caldo nella parte sottostante, fatelo a poco, così non c'è la preoccupazione che si asciughi, e girate piano piano.
mano a mano, date un pochino con le dita, cioè fate un pochino per attaccare meglio. Continuiamo. E facciamo sempre questa lavorazione, mettiamo sempre la colla a caldo. Io per ora la sto facendo a 2 petali a 2 petali, così viene anche più fissata meglio. E continuiamo così fino ad arrivare alla fine. Arrivati qui alla fine, stringiamo per bene, diamo una, diciamo, compattezza a tutta la lavorazione, giriamo e ci ritroveremo questa rosa. Come vedete è molto molto bella. Questa, come ho già detto prima, è la misura con cui io ho fatto il bouquet, quindi ve la consiglio se volete fare un progetto di quello. Per quanto riguarda invece, per carità, sono bellissime anche così, o un po' più grandette per fare magari, per metterle in un vaso. Il consiglio mio è anche di utilizzarle come bomboniere, perché potete, come applicazione senza il bastoncino, potete usarle anche su una scatolina a portaconfetti, oppure direttamente magari in una boccia con delle pietre decorate, quindi in una boccia di vetro, oppure in dei piattini decorativi proprio con inserite le rose di sopra. Quindi sono delle idee che vi do io per poter fare delle bomboniere fatte a mano. Non sempre si realizzano all'uncinetto le cose fatte a mano, ma ci sono queste forme di arte, tra virgolette, che io ritengo bellissime, proprio danno comunque delle soddisfazioni anche queste. Ora prendiamo il nastrino verde e facciamo il calice. Come facciamo il calice? Lo facciamo petalo per petalo, quindi prendiamo la misura in questo caso è 5 centimetri, quindi qui abbiamo i 5 centimetri, prendiamo le forbici, cominciamo a tagliare e tagliamo il primo pezzetto. Di questi ne dobbiamo tagliare 5. Fatti i nostri 5 pezzettini, prendiamo le forbici, posizioniamo le forbici così e tagliamo da una parte e dall'altra, quindi formiamo una punta. La rimettiamo da qua, così. Facciamo la stessa cosa per tutte e 5, così, procedimento molto veloce. E poi prendiamo l'ultimo e facciamo la stessa cosa. Qui ripassiamo tutto con l'accendino per levare, per evitare che si sfilettino tutti i nostri piccoli petali del calice. Quindi passiamo il tutto con l'accendino e poi li posizioniamo alla rosa. Prendiamo la rosa, come vedete dalla parte sotto la rosa risulterà così, quindi prendiamo uno di questi qui, lo posizioniamo dalla parte lucida nella parte fuori, mettiamo un goccino di colla a caldo qui sotto in una parte qualsiasi, appoggiamo
il nostro verde, quindi fino ad arrivare al gambo. Lo facciamo incollare, dopodiché ne mettiamo un goccino qua sul petalo e incolliamo, e abbiamo inserito il primo. Ripetiamo la stessa cosa per il secondo, quindi mettiamo la colla a caldo qui di sotto, prendiamo, lo inseriamo qui nella parte sotto, un goccino di colla a caldo qui nel petalo e sistemiamo anche il secondo. Fateli incollare bene, mi raccomando, e continuiamo così fino a inserirli tutti e 5. Quindi ne mettiamo un altro goccino, prendiamo l'altro, lo inseriamo nella parte sotto, lo facciamo attaccare qui nel petalo, alziamo e qui mettiamo gli altri due. Dopo averli posizionati tutti e 5, abbiamo la nostra rosa completa. Guardate un po', inseriamo il nastro verde, quindi come facciamo per i nostri lavori all'uncinetto, quindi partiamo da sopra e lo facciamo scendere. Volendo si può inserire anche il nastrino che abbiamo appena utilizzato per fare il calice. Inseriamo il nastro verde, la nostra rosa è pronta o per diventare insieme alle altre uno splendido bouquet, oppure per essere inserita in un vaso, o perché no fare una composizione anche di rose colorate per poterle regalare. Ecco qui, e la rosa è terminata. Qui l'abbiamo creata fucsia, qui lilla e qui c'è quella gialla. Come vedete sono semplicissimi da fare, anche abbastanza veloci, c'è solo un lavoro più che altro con la colla a caldo. Qui ci sono le 3 rose, il video è terminato, spero che vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.